Buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui collegati, oggi è il 7 maggio, è l'8 maggio credo. Sì, è l'8 maggio, scusate, è l'8 maggio, abbiamo un ospite che sta per arrivare e appena sarà con noi cominciamo la nostra puntata. Ehm, Buonasera, buonasera Francesca, buonasera, buonasera Tiziana. Mi vedete bene? Sì? Aspettiamo che la nostra... questa sera sarà una puntata in inglese e in italiano, ovviamente, perché la nostra ospite è straniera. Buonasera Francesco, come stai? Laura, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Elisabetta, salve. Stiamo aspettando che la nostra Kitty Woud si colleghi dall'Arthur Findlay College, per cui dobbiamo aspettare un momento. Io l'ho invitata, vediamo, lo so, ci sei, vediamo se arriva anche Kitty. Le scriviamo subito. Bene, sono contento che mi vedete bene. Waiting for you. Here, here. Sapete che quando ci siano queste dirette a distanza è sempre un po' lunga quando arriva la richiesta di essere in diretta, per cui lei mi sta scrivendo che ancora non ha ricevuto il nostro invito, per cui dobbiamo essere cauti. Hello, hello Leslie, hello, hello. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Quindi stiamo ancora aspettando che la nostra amica, penso che come le altre volte dobbiamo staccarci e poi riattaccarci perché non succede nulla. Altrimenti avevamo già avvertito la nostra ospite che poteva usare solo il computer, solo il telefono o l'iPad, per cui adesso sto cercando di... I'm on the phone like this morning, ok. Allora, lei dice che non riesce. Allora, vediamo un momento se riusciamo a richiamarla in qualche modo. No. Per cui, amici, dobbiamo ricominciare. Eccola qua, è arrivata, meno male, va? Ecco il collegamento con Kitty Wood. Adesso arriva. Here we are. Hi, Kitty. I'm just calling you. Are you there? Hello. 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 Hi. Hello, Gaetano. Good evening. I hope you can see me and hear me as well. Yes, we can. Yes, I can for sure. Good. Yes. Yes. Good. Okay, I was just trying to introduce you a little bit while I was waiting for you to come Mhm. online, and I was telling the people that you are one of the tutor of the Arthur Findlay College. Allora, dicevo Yes. che Kitty Wood è una delle più ammirate, più esperte medium dell'Arthur Findlay College, è una medium inglese, non è inglese, in realtà è olandese. You're Dutch, right? Yes, that's right. Yes. Per cui lei è olandese ma vive, cioè lavora tanto a Londra perché appunto lavora all'Arthur Findlay College. Would you like to tell us before we start a little bit about you? Yes, of course. Yes. I'm a tutor of the Arthur Findlay College, Yes. and I have been a medium all my life, aware of the reality of the other world. Ok, hold on, let me... And mhm. Dice che ovviamente è una medium dell'Arthur Findlay College, è un insegnante anche, per coloro che non lo sanno, l'Arthur Findlay College è il college dove sono nati i più grandi medium al mondo ed è un'istituzione molto molto antica, del 1700. Kitty è una donna eccezionale. Kitty is a great woman and also ha detto che è stata medium da quando era piccola, per cui lei ha questo dono e l'ha voluto assolutamente sviluppare ancora di più e quindi questa sera ci parlerà di questo, ma ci parlerà anche di una cosa
di cui io sono rimasto affascinato quando l'ho ascoltata dal vivo l'anno scorso all'Arthur Findlay. I was telling them that when I came last year at the Arthur Findlay College, I got completely fascinated by your lecture, and that is actually the subject that we are going to talk tonight. But by all means, please tell us a little bit more about you. Yes, well, I love mediumship, and from an early age on, I visited a college as a student. Ok, dice che lei ama la medianità e quando era piccola, adolescente ovviamente, era andata al college, all'Arthur Findlay College, come una studentessa. Yes. And at one point, I was asked by one of the tutors to take the training to become a full tutor of the college. E così poi una volta una delle insegnanti del college le ha chiesto se volesse a sua volta diventare anche lei una tutor dell'Arthur Findlay College e lei ovviamente ha accettato. Yes. Now, initially, I thought it would be impossible for a foreigner to become a tutor at the college. All'inizio dice che invece aveva dubitato che per una straniera era difficile diventare tutor, quindi insegnante in una istituzione così importante. Yeah. But I was fast-tracked during the training, and I've been teaching at the college for the last 14 years. Ma invece dice che questa cosa l'ha superata subito perché ha sviluppato ancora di più le sue facoltà, ma non solo, ma ha anche imparato ad insegnare e quindi è stata al college, insegna al college da 14 anni. Yes. Ok, allora io volevo dirvi questa cosa. L'anno scorso, quando sono andato al college, durante la settimana che si sta al college, io avevo Penny Howard come insegnante, ma ovviamente poi durante la settimana tutte le varie medium che facevano parte di questo percorso si avvicendavano e ci facevano fare degli esercizi piuttosto che andare ad ascoltare delle lecture, delle conferenze. Per cui una mattina Kitty ha incominciato, cioè avevano invitato a questa conferenza e Kitty ha parlato di questo signore che si chiama William James. So last year when I was at the college as a student, one day Kitty invited all us at a lecture in the conference hall, and she actually was talking about this guy, this person, William James, e l'argomento di questa sera appunto è proprio raccontarci, fare la stessa conferenza che ha fatto in quell'ora, quella mattina, ma ho chiesto a lei di spiegarcelo perché sono sicuro che tante di voi potrebbero essere interessate a questa storia che è molto 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 interessante. Ok, Kitty, go ahead. Okay, well, the reason why I delivered a lecture on William James is because he has been a great inspiration and role model to me. Ok, la cosa che ho fatto questa conferenza su William James perché lui è stato per me il mio modello, è stato di grande ispirazione per me. Yes. Not only was he an outstanding scientist in the field of psychology and philosophy, Non solo lui era un grandissimo scienziato nel campo della psicologia, psychology and what else? but he was also, psychology and philosophy. Sì, filosofia e psicologia, yes. And but he was also a very important psychic investigator, and he played a wonderful role in the study of mediumship in that Ma è era. stato anche un investigatore psichico e ha giocato un grandissimo ruolo nello studio della medianità mondiale. Now, Yeah. to understand where he was coming from, I have to give a little bit of background about his childhood years. Yes. Dice che per capire un poco meglio da dove lui arrivava, vuole spiegarci gli anni della sua fanciullezza. He came from a privileged family, and he was born in New York in 1842. Veniva da una famiglia privilegiata ed è nato a New York nel 1842. Yeah. And his father doted on his children, and he took them on long journeys to Europe.
E sua madre l'ha portato insieme agli altri figli a fare un viaggio molto lungo in Europa. So he learned German and French at an early age. Per cui lui ha imparato il francese e il tedesco quando era molto giovane And the early part of his childhood was a happy one. e la sua prima parte della sua vita era una vita molto felice. But then in his teens, he started to develop certain physical problems, but also depressions. Ma durante la sua adolescenza cominciò a sviluppare dei problemi fisici e anche la depressione. And his depressions became so severe that at some point he even contemplated taking his own life. E la sua depressione era stata così forte e profonda che molte volte nella sua vita di adolescente aveva pensato al suicidio. Yes. So in a way you could say that the depression was a stumbling block in his life, and yet it also inspired him to reach great heights. Sebbene la depressione era stato molto profondo nella sua vita, lui però attraverso questo percorso un po' roccambolesco ha capito che invece la medianità era la cosa per cui lui voleva esprimersi di più. Yes. So encouraged by his father, he went to medical school at Harvard. Per cui incoraggiato dal padre, lui è andato ad Harvard per studiare medicina. And he was a brilliant student. Ed era uno studente brillante. But because of his depressions, he was not able to set up a practice as a medical doctor. Ma poiché lui comunque era depresso, non è stato in grado di avere uno studio medico da solo, appunto. Yes. So instead, he went on a journey to South America to travel on the Amazon River. Invece di aprire uno studio medico, ha deciso di fare un viaggio in Amazzonia e in Sud America, lungo il fiume dell'Amazzonia, appunto. However, that didn't help him to overcome his depression. Questo però non lo ha aiutato a superare la sua depressione. He even went to see German doctors, hoping to find a cure for his depressions. È andato ancora anche a vedere dei dottori tedeschi per cercare una cura per questa sua depressione. But again, nobody was able to help him. Ma nessuno era in grado di aiutarlo. So his father secured him a job at Harvard University as a professor of physiology. Così suo padre gli ha trovato un lavoro all'Università di Harvard come professore di fisiologia. Yeah. And that was the start of a brilliant career in science. E questa è stata l'inizio di una brillante carriera nelle scienze. Mm-hmm. Meanwhile, he met his wife Alice, with whom he had a very happy marriage. Nel frattempo ha incontrato sua moglie, Alice, con la quale ha avuto un matrimonio molto felice. And together they had 6 children. Ed insieme a questa donna ebbero 6 figli. But the turning point came when he started to look frantically in philosophy for answers that would help him overcome his depression. Ma la svolta è arrivata quando lui cercava nei libri di filosofia qualcosa che lo poteva aiutare a guarire dalla depressione. Because he read in an essay that free will is no illusion. Perché lesse in un libro, in un saggio, che la volontà, quindi il potere personale, non è un'illusione. And that really was such an eye-opener to William James. E questo è stato per lui una cosa pazzesca. Finalmente è riuscito ad aprire gli occhi sì. Yeah. Because he thought, if there is really such a thing as free will, then I may be able to control my own life. Perché se c'è una cosa come la forza di volontà, allora avrò sicuramente controllo sulla mia vita.
And maybe then I can also change my depression. E così potrei anche magari cambiare la mia depressione, By changing my attitude and by changing my outlook on life. cambiando le mie attitudini e cambiando il modo in cui io vedo la vita. So he was so obsessed by that idea that he decided to study philosophy. Così lui era così ossessionato da questa idea che ha deciso poi di studiare filosofia. And at Harvard University, he also set up an experimental laboratory to do psychological tests. E all'Università di Harvard, dove lui lavorava, ha aperto un laboratorio per dei test, per fare appunto agli studenti dei test psicologici. Now, at that time, there was no faculty of psychology at Harvard University. In quei tempi non c'era nella Università di Harvard una facoltà di psicologia. And because of his own depressions, he decided to study the human mind and the soul. E poiché per la sua depressione, allora decise di studiare la mente umana e la loro anima. So he gave up entirely the idea of becoming a medical doctor. Così lui ha rinunciato completamente a diventare un dottore, un medico. And instead, he became a professor of philosophy. Invece è diventato un professore di filosofia. And he also set up a faculty for the study of psychology. E poi ha messo su anche la facoltà di psicologia ad Harvard. So in that respect, he became the founding father of modern psychology in America. Così lui è diventato il padre della psicologia in America. Just like Sigmund Freud had become the founding father of philosophy in Europe. Come Freud era diventato il padre fondatore della psicologia in Europa. And as a matter of fact, he did meet Freud on one of his travels in Europe. E infatti loro poi si sono incontrati in uno dei loro viaggi in Europa. And remember, William James spoke fluent German because of his upbringing. E ricordatevi anche che William James parlava il tedesco per la sua educazione. And that's why he was able to exchange ideas with Sigmund Freud on, psychology. Ed è per questo che lui è riuscito a scambiarsi delle idee con Sigmund Freud sulla psicologia. Molto interessante, non trovate? Yeah. And what happened then is that he started to lecture in both fields, philosophy and psychology. Quindi che cosa è successo? Che lui ha cominciato a fare delle lezioni, delle conferenze su entrambi, sulla psicologia e sulla filosofia. Based on his own experiences with life. Basate sulla sua propria esperienza di vita. Now, what he said was that there are two types of people in this world. Che cosa lui ha detto? Che ci sono due tipi di persone in questo mondo. He said that there are the people with a healthy mind and the so-called thick, sorry. No, ok, Yeah. ci sono delle persone con una mente sana e che sono chiamate, how are they called? Yeah, and the others are, those are the healthy-minded people, and the others are called the sick souls. The six holes? The sick souls, S-O-U-L-S. Ok, yes. Ok, allora, Yeah. Ci sono quella parte di persone che sono chiamate, hanno la mente rivolta alla salute, e l'altra invece sono le anime malate. Can you please tell us again, please, because you got frozen at some point. Tell me again the two types of people. Yeah, so he spoke about healthy-minded people, and they are people who love life and who go through life without many problems. Okay. Healthy-minded people sono quelle persone che hanno una mente sana
e che sono quelle persone che sono sempre felici, sono sempre ottimiste, sono sempre attraversano la loro vita sempre con questo ottimismo. Yes. And they don't experience a lot of problems because of their positive attitude towards life. E non sperimentano delle cose negative proprio per la loro attitudine positiva per la vita. Yeah. But the six souls are people who struggle in life because they feel that somehow they have no purpose to life. E invece poi c'è il secondo tipo di persone che sono le anime malate, sick souls. Le anime malate sono coloro invece che sono sempre tristi, sempre così, e dice che non hanno uno scopo nella loro vita, o che perlomeno ancora non l'hanno trovato. Yeah, so they feel that life is problematic and that they have no purpose that they can fulfill. There's no meaning to their life. E dice che sembra che appunto queste persone abbiano la loro vita sempre problematica e sembra che non abbiano uno scopo nella vita e tutte le cose gli vanno storte. Yeah. So he counted himself amongst the six souls, of course. Me too, by the way. Allora, lui ha detto che William James ovviamente si è messo dalla parte di queste persone che sono le anime malate, sick souls. Yes. So what he did was he devised a theory which he called the theory of happiness. Per cui lui che cosa ha fatto? Ha disegnato un progetto, un meccanismo. How was it called? The theory of happiness. La teoria della felicità. Because he said happiness is a choice. Perché lui disse che la felicità è una scelta. It is not something that just happens to you, but you have to create your own happiness. Non è qualcosa che ti capita a te così, ma devi creare la tua felicità. And he believed in this based on the fact that free will is no illusion. E lui credeva questo perché credeva anche al fatto che la forza di volontà non era un'illusione. So his first action was to believe in the reality of free will. Per cui la sua prima azione era quella di credere nella realtà della forza di volontà. And he believed that if he could change his thinking, he would be able to overcome his depressions. Per cui se lui pensava che se lui avrebbe potuto cambiare, se lui avesse potuto cambiare la sua mentalità, please can you repeat that? Yeah, he thought he would. Yeah, if he could change his thinking, he would be able to overcome his depressions. Se lui avesse potuto cambiare il suo modo di pensare, allora anche la sua depressione l'avrebbe potuta superare. Yeah. So that is what he did by sheer will force and determination and willpower. E così è quello che lui ha fatto, con determinazione, forza di volontà e molta. You there? Hello? Hold on. Yes, I'm sorry. Was I? Did you lose me? I said Yes, he was trying to. Okay, he was trying to control his mind. Quindi stava cercando di controllare la sua mente. And today we would call it mindfulness. E oggi noi lo chiameremo mindfulness. Yeah. And that really means that you observe your own mind. E questo significa che noi osserviamo la nostra mente. And that you become aware of your thought patterns. È così che voi potete diventare consapevoli del vostro, dei modelli del vostro pensiero. Because lots of people are not consciously aware of what they're thinking throughout the day. Perché molte persone non sono consapevoli di quello che loro pensano durante tutta la giornata. But if you deliberately try to change your thinking into in a more positive way, that will affect your moods and your state of mind.
Ma se tu invece pensi deliberatamente a cambiare il modo di pensare, questo cambia anche il vostro umore durante la giornata. And that is what he gradually did, and that is how he overcame his depressions. E questo è quello che lui ha fatto gradualmente e come ha superato la sua depressione. And he thought that was so important that he wanted to write about that and teach his students about it because he thought he could help many people. Quindi lui che cosa ha pensato di fare? Ha pensato che lui avrebbe voluto scrivere di questo argomento perché molte persone avrebbero potuto giovare di questo. Just let me tell all the people that have just joined us who you are and what are we talking about Yes, of here. course, yes. Siamo in collegamento con Kitty Woud dall'Olanda. Kitty Woud è una delle medium più importanti, tutori, insegnanti dell'Arthur Findlay College in Inghilterra e questa sera Kitty Woud ci sta parlando di William James, che è il fondatore del pragmatismo, non solo, ma è anche uno dei padri fondatori della psicologia in America. We are talking, dear English people, English-speaking friends, we are talking to Kitty Woud. Kitty Woud is one of the tutor of the Arthur Findlay College in England. And tonight we are talking about William James, who is the father of pragmatism, but also one of the founder father of the psychology in America. So please, Yes, Kitty, exactly. go forward. Yeah. He also developed this idea called mind cure. Lui ha anche sviluppato un'idea chiamata cura della mente. Based on what I just told you, that healthy-minded people have healthy ideas that create inner happiness. Dice che le persone che invece sono contente sempre, quindi le persone che hanno una felicità dentro di loro, creano felicità, pensieri felici e vivono una vita felice. So it really means that he underlined the importance of thinking positively because that generates positive emotions. Per cui che cosa lui fa? Lui sottolinea il fatto di essere felici perché questo porta emozioni felici. And he had a very practical approach to his philosophical work and his psychological work. E quindi ha avuto un approccio molto filosofico nel suo lavoro, non solo filosofico ma anche psicologico, appunto. So in his philosophical work, he stressed the idea of pragmatism. Quindi nel suo lavoro psicologico lui ha sottolineato l'importanza del pragmatismo. Yes. And that means that you should judge ideas by their fruits. You should what? Sorry? That you should judge ideas by their fruits. Per cui significa che bisogna giudicare le proprie idee dai frutti che danno queste idee. Yes. So if an idea proves to be truthful and it is based on facts, then you can actually utilize it in your life. Per cui se un'idea vi sembra buona e vi porta dei risultati, potete usare questa idea nella vostra vita. And in his psychological work, he called that functionalism. E nel suo lavoro psicologico questo lui lo chiama funzionalismo. Yeah. Which is actually the same idea. You know, you have to have ideas that can actually be put into practice, and then they prove their worth and their truth. Che significa So appunto a pensare delle cose, metterle a frutto e poi osservare i risultati che queste cose danno. now, in those years, he started to travel widely across the United States. Allora, in quegli anni lui, which years are we talking about here? William James, we still speak about William James. No, but what kind of years are we talking about? Well, in the 90s, mainly, and in the middle of the 1880s, he had acquired quite a reputation in his own fields of expertise.
Ok, quindi Okay. intorno al 1880 lui viaggiò estensivamente in tutta l'America ed era considerato, diciamo, uno molto importante in questo campo, nel campo del pragmatismo e della filosofia, della psicologia americana. Yes. But of course, he was also invited to come and lecture in various European countries. Ma naturalmente è stato invitato anche a venire a fare dei congressi, delle conferenze in molti paesi europei. And that is because he had developed whole new ideas and a new approach to the human mind. E proprio perché lui aveva aperto, diciamo, al mondo queste nuove sue idee sulla mente. Sulla mente. He Uh-huh. And he wrote some very important works, such as The Principles of Psychology. E lui ha scritto dei libri molto importanti, uno di questi si chiama I principi della psicologia, But also other books like The Will to Believe. ma anche altri libri, uno questo qua si chiama The Will to Believe, il potere di credere, And also The Meaning of Truth. e anche il significato della verità, The Meaning of Truth. Yeah. So he continued to write and teach and lecture. Così lui ha sempre continuato ad insegnare, a fare congressi. Yeah. Mm-hmm. But there also happened a human tragedy within his own family. Ma a un certo punto è successa una tragedia nella sua famiglia. And that happened when one of his children died at the age of 5. E uno dei suoi figli è morto all'età di 5 anni. Now, of course, the family was, in deep mourning because of this tremendous loss. Ovviamente la famiglia era a lutto per questa grandissima perdita. And William James decided to go and see several mediums to find out if his son was still alive in the other world. E William James decise di andare a vedere diversi medium per capire se suo figlio era ancora vivo in un'altra parte. And it was in those days, the days of Victorian England, that we see the rise and the birth of modern spiritualism. Ed è proprio in quei giorni, in quegli anni, negli anni dell'età vittoriana, che si vede in Inghilterra la nascita e la crescita e lo sviluppo dello spiritualismo. So William James had always been open-minded to the idea of mediumship. Per cui William James è sempre stato aperto alla teoria della medianità. And now he was able to test the truth of mediumship because he wanted to communicate with his dead son. E per cui lui veramente adesso poi ha deciso, poiché voleva parlare appunto con suo figlio, voleva avere dei contatti con suo figlio, di esplorare anche questo percorso. And he wanted to have confirmation of his belief that the human soul is immortal and continues to live after physical death. E la cosa che a lui premeva molto di più sapere era quella che l'anima è immortale e continua anche dopo la morte fisica. So he went to several mediums, and one of them was the famous Boston medium Leonora Piper. Ok, quindi lui è andato da moltissimi medium e una delle medium che ha visto era questa famosissima medium che si chiamava Leonora Piper. And she gave him very convincing and substantial evidence of the spirit survival of his little boy. E questa Eleonora Piper gli ha dato una grandissima mano perché gli ha dato delle grandi evidenze che appunto appartenevano al suo figlio che era morto. And he was so deeply grateful for the evidence that he received. E quindi lui è stato così grato delle evidenze che ha ricevuto, that he decided to devote part of his professional life to the study of mediumship and spiritualism. ha deciso che da quel momento in poi voleva dare la maggior parte del suo tempo allo studio della medianità. So he became a psychic investigator as well. E così lui è diventato anche un investigatore psichico.
And he joined the American Society for Psychical Research. Si è unito, è diventato socio, membro in America della facoltà dello sviluppo della medianità e ricerca, which was a society of scientists who wanted to truly investigate mediumship in a professional way. ed era una società ancora alla fine degli anni dell'Ottocento, del 1800, era una società americana che già a quei tempi voleva cercare di ricercare che l'anima sopravvive e quindi anche nella medianità. Now, he examined and investigated famous mediums, also like the Italian medium Eusapia Palladino. Ha detto che lui ha investigato su molti medium, anche su questa famosa medium italiana che io personalmente non conosco, Eusapia Palladino. Forse però Mirella Now, Lucia, che è qui collegata, la conoscerà sicuramente. Yes. but his fellow scientists were not very happy with his conviction in this field. In this youth? In this field, you know, his fellow scientists didn't believe in spiritualism, so they really ridiculed his psychic investigations. Poi allora ha detto che i suoi colleghi scienziati non condividevano questi suoi studi sulla medianità e quindi hanno cominciato a ridicolizzarlo. And they said, you shouldn't concern yourself with that nonsense. E dissero, tu non ti dovresti proprio occupare di queste cose che non hanno senso. But he was quite open about his beliefs and his work. Ma lui assolutamente era così, credeva tanto a tutto quello che alla medianità, quindi aveva fatto questi studi, ok? And he continued to work as a psychic investigator of mediums and mediumship. E quindi ha continuato a lavorare come investigatore psichico di medium e della medianità. So he received quite a lot of criticism. E quindi ha ricevuto anche tantissime critiche. Nevertheless, he continued to work very hard. Nonostante questo, lui ha continuato a lavorare molto duramente, molto forte. But when he was in his 60s, he developed heart problems. Ma quando era negli anni 60 della sua vita ha cominciato a sviluppare dei problemi di cuore. So he had to retire from Harvard University. Quindi si è dovuto ritirare dall'Università di Harvard, dove insegnava. And the last 3 years of his life he devoted to writing more books. E gli ultimi 3 anni della sua vita li ha vissuti scrivendo gli ultimi suoi libri. And then in 1910 he dies because of heart failure in the arms of his wife. E nel 1910 è morto con un attacco di cuore nelle braccia di sua moglie. And then it becomes quiet for a little while. Ok, e poi alla sua morte tutto si è un po' ammutolito, nel senso niente più è successo, ecco. But not for long. Ma non per molto tempo. Because William James entered the spirit world, and being a psychic being a scientist, he had a very curious mind as to the Ma William James, anche se era andato nell'altra dimensione, aveva comunque sempre avuto una mente curiosa, per cui è entrato nel mondo spirituale. Yes. So what he did was, because of his background, he continued to study the human mind and the human soul, both on earth and in the spirit world. Che cosa ha fatto? Ha continuato a studiare sul mondo spirituale e il mondo psichico, il mondo dei medium. Questo concetto è così. Ha continuato a studiarlo anche mentre era nell'altra dimensione, quindi ha studiato anche la medianità sulla Terra e la medianità nell'altra dimensione.
Yes. So he started to observe new arrivals, people that recently died and came into the spirit world, and he wanted to help them cross the barrier. Che cosa faceva allora lui? Ha cominciato a studiare le persone che arrivavano nell'altra dimensione, coloro che erano appena morti, come diciamo noi, e li portava, voleva sapere com'era stato il loro arrivo lì, nell'altra dimensione. So he found that many people who die have no idea about the afterlife and are often very confused when they arrive in the spirit world. Per cui lui che cosa ha visto? Ha notato che tutte le persone, la maggior parte delle persone che arrivano dall'altra parte erano molto confuse di dove erano arrivate ed erano un po' spaesate rispetto a questa cosa. And he thought, how can I help them adjust to the spirit world so that they can develop their soul? E quindi lui si è chiesto, ma come io posso fare per aiutare queste persone ad arrivare qui e sviluppare la loro anima? Because he noticed that many people had starving souls at the arrival in the spirit world. Perché ha notato che molte di queste persone che arrivavano dall'altra parte erano anime affamate di conoscenza. So based on his studies, he developed a theory about the development of the human soul. Per cui, basato sugli studi che lui aveva fatto sulla Terra, ha cominciato a pensare, a studiare sulla utilità di aiutare le persone che passavano dall'altra parte e quindi dell'anima umana. Now he used the Greek symbol of the butterfly to represent the human psyche and the soul. Che cosa ha fatto? Ha usato il simbolo greco della farfalla. Ok, so he used the Greek, the butterfly, and to do what? Yeah, the ancient Greeks used the butterfly as a symbol representing the soul, and that is what he used as well. Ok, To ha describe the usato three questo simbolo stages. I'm sorry? Yeah, he used the butterfly to describe the three stages of development of the human soul. Yes. Ho usato il simbolo della farfalla per descrivere i 3 stadi dell'anima umana. Of the human soul, you said, right? Yeah, of the human soul, yes. So he said Yes, yes. there are people who are like the caterpillar or the grub, and that symbol Okay, represents the persone, ego. hold on, sorry. Ci sono delle persone che sono come i bruchi, yes, like the caterpillar. Yeah. Yes, and they are people who can barely survive in their earthly life. E che ci sono persone che possono appena sopravvivere nella loro vita terrena. They are not bad people, Non sono persone cattive, but they have to work very hard to keep themselves alive. ma devono lavorare veramente molto duramente per mantenersi in vita. They often sleep, eat, and work, and that's it. Spesso lavorano, mangiano e dormono e basta. And you know, it's just because they try to cope with a material life. È perché cercano di organizzare al meglio la loro vita materiale. And they are just focused on their material circumstances and on, you know, they work very hard, these people. E sono queste persone che lavorano tanto e cercano appunto di focalizzare la loro attenzione solamente sulla vita materiale. Then there is another type of people, and they could be compared to the cocoon stage of the butterfly. E poi ci sono un altro tipo di persone che possono essere considerate invece il cocoon stage of the butterfly significa possono essere considerate come quando stanno ancora nel bozzolo, quando la farfalla è ancora crisalide e non è diventata appunto farfalla, quindi quando la farfalla è ancora nel bozzolo. Yes. Uh-huh. And these are people, and you can say that the cocoon stage represents the subconscious mind. E il cocoon stage, quindi quando siamo ancora nel bozzolo, rappresenta la mente subconscia. Uh-huh.
And this means that the caterpillar changes its form during the cocoon stage. So there's a transformation taking place. E questo significa che il bruco si trasforma nella farfalla, quindi c'è una trasformazione anche dell'essere umano. So on the one hand, it is quite safe to be within the cocoon. Quindi se da una parte è molto sicuro rimanere nel bozzolo, But in a way, it also acts like a prison. ma sembra appunto di essere anche in una prigione. And the majority of people live in this cocoon stage. E la maggior parte delle persone, diceva William James dall'aldilà, vivono in questo stato di bozzolo. They sense that they have talents and they would like to develop them, but they don't know how. Dice, sentono che hanno dei talenti, le piacerebbe svilupparli, ma non sanno come. So they would like to get more out of life than just working, eating and sleeping. Per cui vorrebbero avere più dalla loro vita, piuttosto che solamente mangiare, dormire e lavorare, But they are controlled by their subconscious mind, ma sono controllati dalla loro mente subconscia. which means that they have no control over their thinking. Per cui significa che non hanno nessun controllo sul loro modo di pensare. And they are ruled by these repetitive streams of thoughts based on fear and doubt. E sono circondati e sono ruled, sono dominati dal loro... Governed. Yes, dominated. Yeah. So are they ruled from where? I lost you a little. Yeah, they are ruled by the subconscious mind because of these repetitive, endless thoughts that are based on fear and worry. Sono dominati dalla loro mente perché hanno questi momenti ripetitivi di pensare sempre alla stessa cosa e quindi hanno poi sviluppano questo modo. But once you try to control your thinking, you are able to escape from the subconscious mind. Ma quando siete poi in grado di liberarvi da quello che pensate, siete in grado di sfuggire dalla vostra mente subconscia. And it is then that a huge inner change and transformation takes place within the human soul. E questo è quando un grande cambiamento prende piede all'interno della mente umana. And what happens then is that the caterpillar ultimately turns into a beautiful butterfly. E che succede? Che poi il bruco diventa una bellissima farfalla. And the butterfly is free to fly wherever it wants to go. E la farfalla è libera di volare dovunque ella voglia. And that stage represents the superconscious mind of man. E quello cambiamento, quello stadio rappresenta la supercoscienza dell'essere umano. But you can only access that once you have freed yourself from the subconscious mind, the Ma voi habit potete mind. raggiungere questo stadio solo quando vi siete liberati del subconscio e di tutti i suoi pensieri. And then you are free to develop your talents. And that is when we see people becoming successful and even reach the state of genius. E questo quando voi poi diventate di successo nella vostra vita, quando vi liberate di tutto questo, lavorate con la vostra supercoscienza e addirittura potete raggiungere uno stadio di essere super genio. Mm-hmm. So that is how William James looked at the human soul according to the 3 stages of the butterfly. Ecco come William James ha visto l'anima umana dividendola nei 3 stadi della farfalla, appunto. But he did that when he was on the other side? Yes, exactly. But you see, it was also, in a way, a continuation of his work that he commenced on Earth. Ma pensate, tutto questo lavoro della butterfly, della farfalla e dei 3 stadi, lui l'ha studiata quando era già nell'altra dimensione ed era un lavoro che continuava perché lui l'aveva cominciato quando era sulla Terra, poi è morto nel 1910 e ha continuato questo lavoro nell'altra dimensione. Interessante, non credete?
Because you see, when he was young, he overcame his depressions by controlling his thinking Perché and vedete, changing his thinking. quando lui era giovane, che era depresso e soffriva di depressione, ha sviluppato questo modo di pensare a tutto ciò. So he found a way to help people who arrived in the spirit world with starving souls. Per cui ha cercato un modo di aiutare le persone che arrivavano nell'altra dimensione e che erano anime affamate. He said, if people have starving souls, they should nourish themselves with 3 components. Dice che se arrivano, se ci sono delle persone che hanno la loro anima affamata di nutrimento, dovrebbero cercare il modo per nutrire questa anima. The first ingredient with which you can nourish your soul is with love. Il primo ingrediente con cui voi potete nutrire la vostra anima è l'amore. So if you can nurture yourself with self-love, you can also give love to others. Così che se voi potete donare tanto amore a voi stessi, potete poi donare anche amore agli altri. Another way to nourish your starving soul is by, by character building. Un altro modo che potete voi nutrire la vostra anima è fare in modo di rafforzare il vostro carattere. So it means that you strengthen and build your good qualities and get rid of your bad ones. E significa che costruire il proprio carattere significa abbandonare le vecchie abitudini e far modo di fare vostre sempre più forti le abitudini invece, le vostre qualità piuttosto. So in a way, it means that you are working on yourselves in order to spiritualize yourself. Per cui significa che voi, quando lavorate su voi stessi, diventate esseri più spirituali, vi spiritualizzate. And the third way to nourish your soul is by absorbing knowledge and putting it into practice, and then it turns into wisdom. E dice che il terzo modo per nutrire la propria anima è quella di studiare e poi mettere in pratica quello che si studia, fino ad raggiungere la saggezza. So that is what he did to help people in the spirit world. Per cui questo è quello che lui ha fatto dall'altra parte della dimensione per aiutare le anime che arrivavano affamate dall'altra parte. And from the other side, he also communicated with several mediums to spread and share his ideas. E quindi lui dall'altra parte, dall'altra dimensione, ha lavorato con molti medium per aiutare di spargere queste sue idee un po' dovunque. He also told us that he explored the universe because he wanted to unravel the mystery of life and death. E lui ci ha fatto sapere che poi lui ha esplorato anche l'universo perché era molto interessato a capire il mistero della morte e della vita. And when he came back from all his travels in all the corners of the universe, E quando lui è tornato da tutti i suoi viaggi in ogni angolo dell'universo, he said that he found that all life and the entire universe exists of light. dice, ha visto che in ogni angolo dell'universo tutto esiste attraverso la luce. And he said, in fact, there is nothing else but light. E infatti dice, non c'è nient'altro che luce. And he said, the light is actually love, pure love. E dice, infatti, la luce è puro amore. And he said that that is what God is. God is pure light and pure love. E poi ha detto, questo è quello che è Dio. Il Dio è pura luce e puro amore. And he said that if you want to, become wise, you need to merge and become one with the light of God. E dice che se voi volete diventare saggi, dovete immergervi completamente e diventare un tutt'uno con la luce di Dio.
And that is, he said, the secret. If you want to become something, you need to blend with the light that is God. E quindi se voi volete diventare qualcosa, dovete unirvi alla luce di Dio. And he gave a beautiful visualization to actually put that into practice. E ha fatto una bellissima visualizzazione per mettere questo in pratica. So he said, just imagine a beautiful ray of light coming from the universe. Ecco, facciamola tutti insieme. Immaginate un raggio di luce arrivare dall'universo. And just imagine it entering your brow, your forehead. E cercate di immaginare che entra il vostro terzo occhio. And then imagine that you absorb this sea of life-giving energy. E quindi pensate di immaginare che assorbite questo fiume di energia. And just say to yourself, I'm absorbing the light of God that I need the most. E dite, sto assorbendo la luce di Dio di cui ho tanto bisogno. Because as you may know, the light consists of the 7 colors of the spectrum. Perché se voi sapete, la luce contiene i 7 colori dell'arcobaleno. So as you absorb and visualize this light ray, you may become aware of 1 or more colors. Per cui se voi visualizzate questo spettro di colori, spectrum di colori dei 7 colori, diventate forse consapevoli anche di altri colori che non avete mai visto ad occhio nudo. And you can ask for strength. If you, for instance, need confidence, then imagine that the light gives you confidence, and then you may become aware of a certain color. Per cui se voi per esempio volete avere più fiducia in voi stessi, chiedete alla luce di pervadervi di questo colore che vi porta tanta fiducia in voi stessi, e potreste pensare di vedere colori diversi che non avete mai visto. And you see, that is how you can strengthen yourself, and that is how you can come closer to God. E questo è il modo in cui voi potete fortificarvi e come diventare più vicini a Dio. That is what I do myself every day in a daily meditation. Questo è quello che io faccio ogni giorno nella mia meditazione giornaliera. And I feel that it has strengthened me, tremendously. E ho detto, io sono sicuro che mi ha aiutato molto, mi ha rinforzata molto, tremendamente. We have a question. Can I ask you a question? Okay, yes, of course. Yes, Okay. yes. There is Mirella. Mirella, you might have met her or not, but Mirella Ristuccia is one of the most important people we have in Italy that talks about spirituality, and she's she's a researcher. She's one of the person who gets invited always in all the congresses to moderate all the speakers, and she's asking who are the people who have channeled William James? Who are the people? Well, they were, for instance, Gladys Osborne Leonard, a very famous trance medium, and also, what's her name? Margaret Underhill, and also Helen McGregor. Okay. And I'm sure there were more, but those 3 were the most important ones. Mirella, lei ha parlato di 3 medium che canalizzavano William James. Ok, poi dopo ci riascoltiamo Do you want to say those names again, please? Yes, Gladys Osborne Leonard. Gladys Osborne Leonard. She was a very famous trance medium in the UK. È stata una importantissima medium che andava in trance in Inghilterra. Yes. And also Helen McGregor. Helen McGregor. She was a medium and a teacher at the London School or what was it called? A London School for Mediumship, where she taught. Helen McGregor. La signora Helen McGregor era un'insegnante di una London School of Mediumship. Sì, yes. And also Margaret Underhill.
who wrote several books about mediumship, and she too was a natural medium. E anche Margaret Underhill, che era una medium naturale e che anche lei ha scritto diversi libri. Unfortunately, Kitty, our time is running out. Okay, well, I think we have Purtroppo... more or less come to the end. Yes. Yes, of course, go ahead. Yeah. Oh, it's finished. Yeah. So. Yeah, I think that is mainly what I wanted to say, that he was an amazing personality with a great mind, very original ideas that are worth studying and contemplating, because they may actually help us in our spiritual pursuits. Dice che William James è stato comunque un uomo che aveva una grande personalità e una grandissima mente, che hanno appunto scoperto anche quando è andato dall'altra parte, e dice che è molto molto interessante continuare a studiarlo, perché questa cosa veramente vi aprirà tantissimi mondi che, per aiutarvi nella vostra medianità. Noi ringraziamo Kitty. Kitty, you must come again. Well, yeah, that's okay. Yeah. Possibly Whenever I have time. Whenever I have time. Yeah. Of course. We'll schedule, Yeah. Possibly after the summer, in September sometime. Io trovo che Kitty è una delle persone sicuramente più facili da tradurre, perché forse non è inglese o olandese, e quindi mi trovo molto bene con lei. I'm telling the audience that you are one of the fewest people that I'm able to translate properly, because you stop whenever you have to stop and this and that. Per cui ringraziamo Kitty Woud che è stata qui con noi. Thank you, Kitty, for having been with us tonight, and we thank you always. Yes. You are a great person, and we really wish to see you sometime soon. Thank you. Okay. Well, thank you for having me, Gaetano. Thank you very much, and bye-bye to everyone. Bye. Bye. Thank you. Buonasera, arrivederci a tutti e a presto. Ciao.